Ciao a tutti e bentornati su Green Italy. Oggi è sabato mattina e non mi trovo all'orto, ma sto approfittando di questa splendida giornata di autunno per dedicarmi anche un pochino al giardino. Nello specifico voglio dedicarmi all'ortensia e andrò a fare delle talee così da garantirmi nuove piante per la primavera. Quindi mi raccomando, non perdete la fantastica puntata di oggi perché andremo a vedere insieme questi facili ma importanti passaggi. Io mi organizzo un attimo e ci vediamo come sempre subito dopo la sigla. Ciao! Allora, eccoci qua, bentornati. Parliamo quindi di ortensie, questa pianta splendida, facile da gestire e soprattutto molto bella, con fioriture molto lunghe. Siamo adesso a metà di novembre, i fiori sono ormai quasi, diciamo, sfioriti, ma vedete che fino a qualche settimana fa questa pianta era ancora in fiore. Allora andiamo veloci. Esistono due momenti nell'anno per effettuare la talea. Uno va da giugno-luglio, quando la pianta diciamo è in fase vegetativa e andremo a prendere delle talee cosiddette erbacee nella parte verde del tronco, e la seconda poi è in autunno, quindi nel periodo che va tra ottobre e dicembre, quindi siamo nel momento migliore. In questo caso andremo ad effettuare delle talee semilegnose. Perché andremo a prendere una porzione di ramo che ha già semi legnificato. Allora venite con me, vi faccio vedere. Allora, innanzitutto qual è la parte che dobbiamo scegliere? Dobbiamo preferire dei tronchi che magari non hanno i fiori. Allora, in questo caso andiamo a vedere che la porzione di ramo è legnificata. Allora la vado intanto a tagliare, così la vediamo meglio da vicino. Tra l'altro approfitto così anche per un pochino alleggerire questa pianta che nel corso degli anni è cresciuta molto. Andiamo a vederla da vicino. Allora, come vedete, questa porzione è legnificata. Ci sono delle gemme che stanno nascendo. Allora, come effettuarla? Andiamo ad effettuare un taglio a qualche centimetro dal primo internodo, in questo modo. Ok, allora questa sarà la parte che andremo ad inserire nel nostro substrato e andiamo a tagliare qualche centimetro sopra il secondo internodo, magari in una posizione obliqua. Questa è la nostra talea, dove abbiamo un taglio in orizzontale che dovremo inserire all'interno del vasetto e un secondo taglio, che è la parte superiore, che faremo in questo caso obliqua. Ok? Con lo stesso ramo, in funzione alla grandezza, possiamo effettuare più talee. Quindi in questo caso io vado a tagliare, vediamo che qui la porzione è ancora semi legnificata e lo notiamo naturalmente dal colore brunastro marrone, quindi vado a rieffettuare una nuova talea prendendo qualche centimetro dal primo internodo e qualche centimetro dal secondo internodo. Eccolo qua, in questo modo. Andiamone effettuare degli altri. Lì dove ci sono delle foglie andiamo a toglierle in questo modo. Ok? Questo per fare in modo che tutto si concentri sullo sviluppo delle radici. Ve lo faccio rivedere. Uno qualche centimetro sotto e il secondo qualche centimetro sopra il secondo internodo, in questo modo. Ok, abbiamo le nostre belle talee. Andiamo a capire un attimo adesso quali sono le operazioni da fare. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Sicuramente di vasetti, magari di piccola dimensione, un pochino di ormone radicante e, cosa importantissima, un substrato di ottima qualità. Dico ottima qualità perché in questa fase così delicata dobbiamo garantire alla nostra talea
un substrato che eviti i ristagni. Quindi andiamo ad utilizzare il Magic, almeno quello che utilizzo io da sempre, proprio perché ha questa caratteristica di essere molto morbido e drenante, quindi questo faciliterà la radicazione, anche perché garantirà la giusta areazione alle radici. Lo dico sempre, mi raccomando, non andiamo a risparmiare con il substrato, perché il substrato sarà la casa della nostra pianta e alcune materie prime come alcune torbe pregiate sono piuttosto costose, ok? Allora, cosa andiamo a fare? Allora, abbiamo preparato il nostro vasetto, mettiamolo qui. A questo punto andremo ad inserire la nostra talea all'interno del vasetto, o quindi comunque dobbiamo garantire un contatto con l'ormone radicante, ok? Andiamo a togliere, mi raccomando, la parte in eccesso, ok? E lo andiamo semplicemente a posizionare all'interno del vasetto, andando a spingerlo nella parte bassa. Il primo internodo, come vedete, rimarrà coperto, ok? E il secondo rimarrà in questo modo. È semplicissimo, ok? Semplicissimo. Fate attenzione, sembrerà scontato, ma le gemme devono guardare verso l'alto, quindi è facile. Eventualmente, cosa che faccio sempre, tendo ad abbassare la parte esterna del vasetto proprio per garantire anche all'acqua di defluire nel lato, ok? Quindi crea un piccolo avallo in questo modo. Adesso cosa dobbiamo fare? Perché diciamo che queste piante, sta arrivando l'inverno, le dobbiamo innanzitutto coprire, dobbiamo garantire una buona umidità, quindi io in questo caso le andrò a mettere nella serra, in un posto anche non molto assolato, perché comunque l'ortensia non ama tantissimo il sole, predilige all'interno del nostro giardino degli spazi nell'ombra. Però se voi non avete una serra, vi dico come fare. Prendiamo dei bastoncini in questo modo e andiamo a creare una piccola serretta in corrispondenza del vaso, ok? Adesso i bastoncini sono un pochino lunghi, quindi li andrò a tagliare in questo modo, così. A questo punto andiamo ad umidificare un pochino il vasetto, ok, mettendo dell'acqua ma senza esagerare, e andremo ad utilizzare il classico sacchetto da congelati per creare appunto una copertura che garantirà due cose: uno, la temperatura ideale, visto che siamo incontro all'inverno, e soprattutto garantirà il corretto grado di umidità, in questo modo, ok? Semplicissimo. All'interno del nostro vasetto mini serra si andranno a creare così le condizioni ideali per far germinare la nostra talea. Quindi ragazzi, è veramente molto semplice. Bene, allora, visto che è tutto semplice, spero che la puntata vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti. Approfittate, se avete delle piante di ortensie in questo periodo, per fare questa operazione, così che in primavera avrete magari il vostro giardino, balcone fiorito all'inverosimile. Ragazzi, per oggi è veramente tutto. Prima di lasciare questo video, mi raccomando, mettete un like e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!